Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Citarabina Accord, Accordialt Care Italia SRL, ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cos'ha Citarabina Accord? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Citarabina Accord durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Citarabina Accord? Citarabina Accord è un farmaco a base del principio attivo citarabina, appartenente alla categoria degli antineoplastici, antivirali, antimetaboliti e nello specifico analoghi della pirimidina. È commercializzato in Italia dall'azienda Accordialt Care Italia SRL. Citarabina Accord può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni. Citarabina Accord 100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1, flaconcino 10 ml. Citarabina Accord 100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1, flaconcino 20 ml. Citarabina Accord 100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 1, flaconcino 40 ml. Citarabina Accord 100 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione 5 flaconcini 1 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Accordialt Care SLU. Concessionario: Accordialt Care Italia SRL. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: citarabina. Gruppo terapeutico: antineoplastici, antivirali, antimetaboliti. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: per indurre la remissione nella leucemia mieloide acuta negli adulti e per altre forme di leucemia acute dell'adulto e del bambino. Posologia. Il trattamento con citarabina deve essere iniziato da, o deve svolgersi con la consultazione di un medico con particolare esperienza nel trattamento con citostatici. Possono essere date solo raccomandazioni generali poiché copyright la leucemia acuta quasi esclusivamente trattata con associazioni di citostatici. Raccomandazioni sul dosaggio possono essere fatte in accordo al peso corporeo, mg/kg, o in accordo all'area di superficie corporea, BSA, mg/m2. Le raccomandazioni posologiche possono essere convertite da quelle in termini di peso corporeo a quelle relative all'area di superficie corporea per mezzo di nomogrammi. Induzione della remissione. Il dosaggio di induzione della terapia e lo schema di trattamento variano a seconda del regime utilizzato. A. Trattamento continuo. I seguenti regimi di dosaggio sono stati utilizzati per il trattamento continuo nell'induzione della remissione. I. Iniezione rapida euro una dose iniziale pari a 2 mg/kg/via adeguata. Somministrare per 10 giorni. Effettuare giornalmente i conteggi ematici. Nel caso in cui non si osservi alcun effetto antileucemico e non sia evidente alcuna tossicità, aumentare la dose a 4 mg/kg/die e mantenerla fino a quando ha evidente la risposta terapeutica o la tossicità. Per quasi tutti i pazienti queste dosi possono risultare tossiche. I. Possono essere somministrati 0,5 a 1,0 mg/kg/vie in infusione della durata fino a 24 ore. I risultati delle infusioni della durata di un'ora sono stati soddisfacenti per la maggior parte dei pazienti. Dopo 10 giorni, questa dose giornaliera iniziale può essere incrementata a 2 mg/kg/vie a seconda della tossicità. Continuare fino alla comparsa di tossicità o fino a quando si verifica la remissione. B. Trattamento intermittente. I seguenti regimi di dose sono stati utilizzati per il trattamento intermittente in induzione della remissione. I. In ciascuno dei 5 giorni consecutivi sono somministrati per via endovenosa 3-5 mg/kg/vie. Dopo un periodo di riposo di 2-9 giorni, viene somministrato un ulteriore ciclo. Continuare fino alla comparsa di una risposta o di tossicità. È stato riferito che la prima evidenza di miglioramento midollare si verifica 7-64 giorni, media di 28 giorni, dopo l'inizio della terapia. In generale, se un paziente non manifesta NA copyright tossicità e NA copyright remissione dopo un adeguato periodo di prova, ha giustificato somministrare con cautela dosi più elevate.
Normalmente, i pazienti hanno dimostrato di tollerare dosi più elevate quando somministrate mediante iniezione endovenosa rapida, rispetto all'infusione lenta. Questa differenza è dovuta al rapido metabolismo della citarabina e alla conseguente breve durata d'azione della dose elevata. Citarabina 100-200 mg/m2, 24 ore è stata utilizzata come infusione continua per 5-7 giorni da sola o in associazione con altri agenti citostatici compresa, per esempio, un'antraciclina. Cicli addizionali possono essere somministrati a intervalli di 2-4 settimane, fino al raggiungimento della remissione o di tossicità non tollerabile. Terapia di mantenimento. Il dosaggio di mantenimento e lo schema variano a seconda del regime utilizzato. I seguenti regimi di dosaggio sono stati utilizzati per il trattamento continuo nell'induzione della remissione. Le remissioni, che sono state indotte dalla citarabina o da altri medicinali, possono essere mantenute mediante iniezione endovenosa o sottocutanea di 1 mg/kg 1 o 2 volte alla settimana. Citarabina è stata somministrata anche in dosi di 100-200 mg/m2 come infusione continua per 5 giorni ad intervalli mensili come monoterapia o in associazione con altri citostatici. Dosaggi elevati. Citarabina somministrata a 2-3 g/m2 sotto stretto controllo medico, in monoterapia o in associazione con altri citostatici, come infusione endovenosa, per 1-3 ore ogni 12 ore per 2-6 giorni, totale di 12 dosi per ciclo. Non deve essere superata una dose totale di trattamento di 36 g/m2. La frequenza di cicli di trattamento dipende dalla risposta al trattamento e dalla tossicità ematologica e non ematologica. Fare riferimento anche alle precauzioni per i requisiti di interruzione del trattamento. Pazienti pediatrici. Non è stata stabilita la sicurezza negli infanti. Pazienti con compromissione epatica e renale. Pazienti con compromissione della funzione epatica o renale. Il dosaggio deve essere ridotto. La citarabina può essere dializzata. Quindi la citarabina non deve essere somministrata immediatamente prima o dopo una dialisi. Pazienti anziani. La terapia con dosaggio elevato nei pazienti di età superiore ai 60 anni deve essere somministrata solo dopo un'attenta valutazione rischio-beneficio. Modo di somministrazione. Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere il paragrafo 6. Citarabina iniettabile è intesa per infusione o iniezione endovenosa o iniezione sottocutanea. L'iniezione sottocutanea è generalmente ben tollerata e può essere raccomandata quando viene utilizzata nella terapia di mantenimento. Citarabina 100 mg/ml non deve essere somministrata per via intratecale. Controindicazioni: ipersensibilità alla citarabina o ad una qualsiasi degli eccipienti di citarabina iniettabile. Anemia, leucopenia e trombocitopenia di eziologia non maligna, ad esempio aplasia del midollo osseo, salvo nei casi in cui il medico ritenga che questa terapia sia la migliore alternativa per il paziente. Encefalopatie degenerative e tossiche, soprattutto dopo l'uso di metotrexato o il trattamento con radiazioni ionizzanti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Pazienti pediatrici. La sicurezza di questo medicinale non è stata stabilita negli infanti. Avvertenze. La citarabina ha un potente mielosoppressore. La terapia deve essere iniziata con cautela nei pazienti con, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. 5. Fluorocitosina. La 5-fluorocitosina non deve essere somministrata con citarabina, perché a copyright è stato dimostrato che l'efficacia terapeutica della 5-fluorocitosina viene abolita durante questa terapia. Digossina. Diminuzioni irreversibili delle concentrazioni plasmatiche allo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere citarabina accord durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere citarabina accord durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La citarabina ha nota avere azione teratogena in alcune specie animali. L'uso di citarabina in donne in gravidanza, o che possono diventarlo, deve essere effettuato soltanto dopo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La citarabina non influisce sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Ciò nonostante, nei pazienti che ricevono la chemioterapia può risultare alterata la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. È pertanto necessario avvertire i pazienti di questa possibilità e consigliare loro di evitare di svolgere tali attività se questo si verifica.
Effetti indesiderati. I seguenti eventi avversi sono stati segnalati in associazione con la terapia con citarabina. Le frequenze sono definite utilizzando la seguente convenzione. Molto comune, a 0 yen 1 decimo. Comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo. Non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nessun antidoto specifico. I consigli per la gestione in caso di sovradosaggio includono: interrompere la terapia, in seguito trattare la mielodepressione risultante includendo trasfusioni di sangue intero o di piastrina e, se richiesto, gli antibiotici. Un dosaggio di 4,5 g/m2 per infusione endovenosa somministrato in un'ora ogni 12 ore per 12 volte induce una tossicità del sistema nervoso centrale irreversibile e fatale. La citarabina può essere eliminata tramite emodialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analogo della pirimidina. Codice ATC. L01BC01. La citarabina, un analogo nucleotidico della pirimidina, ha un agente antineoplastico che inibisce la sintesi dell'acido desossiribonucleico in particolare nella fase S. Proprietà farmacocinetiche. La citarabina addeaminata ad erabinofuranosiluracile nel fegato e nei reni. Dopo la somministrazione endovenosa nell'uomo, solo il 5,8% delle dosi somministrate viene escreto immodificato nelle urine entro 12-24 ore. Dati preclinici di sicurezza. Non sono disponibili dati preclinici di rilievo per il medico prescrittore che sono aggiuntivi a quelli già inclusi negli altri paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Elenco degli eccipienti. Macrogol 400. Trumetamolo, per regolare il pH. Acqua per preparazioni iniettabili. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di citarabina accorda a base di citarabina sono: citarabina ICMA. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.